Bentornati su Turkey News Magazine. Oggi vi porto dentro una vicenda che ha incendiato il web, i fan club e persino i gruppi più riservati di addetti ai lavori, quello che molti chiamano il sacrificio del wedding designer Candymat. Lo so, suona come un titolo da melodramma all'antica, ma fidatevi, c'è molto di più dietro. Sì, stiamo parlando di Khan e Dimet, due nomi che per chi segue il mondo dello spettacolo significano passione, ambizione, glamour e una chimica che da anni alimenta sogni, sospetti e discussioni infinite. E proprio per questo, quello che stiamo per analizzare oggi vi sembrerà tanto incredibile quanto, in un certo senso, inevitabile. Prima di iniziare, se vi piacciono le nostre analisi sul dietro le quinte del mondo dei matrimoni e dell'intrattenimento, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui non vi perderete nulla. Partiamo dal principio. L'idea che il wedding designer di Candymat sia stato sacrificato sembra uscita da un romanzo avvincente, ma ciò che circola è talmente ricco di dettagli da far pensare a qualcosa di realmente accaduto in un ambiente dove la bellezza è una legge e l'immagine è potere. C'è di mezzo un grande evento, un matrimonio che, per definizione, nasce come il giorno più felice della vita di una coppia. Eppure, come succede nelle storie più magnetiche, le gioie sembrano durare un istante, e sotto la superficie si agitano strategie, paure, giochi d'orgoglio, e quel gesto che qualcuno chiama sacrificio. Chi è Khan? Chi è Dimet? E soprattutto, cosa o chi viene davvero sacrificato? Le domande non sono casuali. A sentire chi era vicino all'organizzazione, Khan avrebbe avuto un ruolo cruciale in ogni fase preparatoria. Si mormora che fosse lo sposo designato, ma anche la mente dietro alcune scelte estetiche che avrebbero definito il carattere dell'evento. Dimet, invece, sarebbe il cuore pulsante della storia, forse la sposa, forse la committente più esigente che un designer possa incontrare, o forse la creativa rivale che non vuole cedere un millimetro sul terreno del gusto e dell'autorità. Entrambi, però, legati da un magnetismo che il pubblico conosce bene. I fan li chiamano Candymat, e ormai quel soprannome è diventato un universo emotivo in cui ogni gesto si amplifica. E qui entra in scena la parola che ha smosso tutto: sacrificio. Che cosa significa, esattamente, in questa vicenda? È un addio vero e proprio? È una rinuncia fatta in silenzio per salvare l'immagine del grande giorno? O è il prezzo pagato per un amore che non può essere raccontato in modo semplice? Le ipotesi si rincorrono. Forse il sacrificio riguarda un designer costretto a farsi da parte, oppure un progetto che doveva celebrare un sogno comune e si è trasformato in un palcoscenico di rivalità. Secondo una lettura più intima, invece, il sacrificio sarebbe un passo indietro sentimentale. Uno dei due, forse Khan, con il cuore ancora coinvolto, avrebbe scelto di sostenere la riuscita dell'evento pur sapendo che, così facendo, avrebbe messo a rischio la propria serenità. E Dimet? Dimet avrebbe dovuto decidere tra la fedeltà a se stessa e il desiderio di costruire un quadro perfetto attorno a un sì atteso da mesi. Sul tavolo, però, c'è anche una versione più concreta, quella del lavoro. L'organizzazione di un matrimonio così esposto alle luci della ribalta è una macchina che divora energie. Se K fosse stato davvero il designer, la sua reputazione sarebbe rimasta appesa a un filo. Un centrotavola sbagliato, una stoffa che riflette male la luce, una scelta floreale fraintesa, e addio credibilità. In questo scenario, Dimet avrebbe potuto essere la cliente più dura, decisa a ottenere un evento che scrivesse una pagina indelebile della sua storia. Ma qual è il confine tra l'eccellenza e l'ossessione? Se il progetto avesse cominciato a scivolare via dalle mani di K, chi avrebbe pagato il conto? Lui, con giorni e notti passati a correggere il tiro, o lei, costretta a vedere la propria immagine farsi fragilissima sotto lo sguardo del mondo? E poi c'è la lettura più spietata, la vendetta. Dimet si sarebbe sentita tradita da K in passato? Forse un impegno mancato, una parola non mantenuta, un segreto sussurrato alle orecchie sbagliate. In questo quadro, il matrimonio diventerebbe il terreno perfetto per restituire il colpo, orchestrando un piano capace di scompaginare ogni certezza di KH, il professionista che aveva costruito una carriera sulla capacità di rendere immortali i momenti.
Magari non un sabotaggio plateale, ma una sequenza di scelte astute, apparentemente innocue, in grado però di far crollare l'impianto generale al momento clou. Sarebbe davvero questo il sacrificio? Un rito simbolico, compiuto davanti a tutti, in cui qualcuno, messo all'angolo, rinuncia al proprio orgoglio per evitare che il sogno altrui si frantumi? La dualità del titolo, in effetti, è un enigma. Candemet sembra il nome di una coppia che il pubblico ha già sposato con l'immaginazione, ma affiancarlo all'idea del sacrificio apre infinite letture. Si sta parlando del sacrificio condiviso, quello in cui entrambi rinunciano a qualcosa per salvare l'unità del rito? O di un sacrificio unilaterale, in cui uno dei due, per proteggere un'immagine, un contratto, una promessa, lascia andare il pezzo più prezioso di sé? E se ci fosse un terzo piano, in cui il sacrificio non riguarda persone, ma il progetto stesso, l'evento, tanto atteso e studiato, offerto come prezzo per mantenere intatto il mito di Khan e Dimet? Chi costruisce storie lo sa, un titolo così potente attira come una calamita. Ma un titolo, da solo, non basta. Servono indizi, dettagli, voci incrociate. E qui tornano utili i social. Un tweet cancellato, una foto sfocata di un sopralluogo in una villa sul mare, un bozzetto apparso e poi sparito da una storia, un commento messo in pausa dopo 5 minuti, ogni traccia diventa un tassello. Alcuni hanno giurato di aver visto Khan lasciare in fretta una riunione, visibilmente turbato. Altri parlano di Dimet rimasta ore su un campione di tessuto, prendendo appunti, telefonando, chiedendo modifiche dell'ultimo minuto. Chi ha ragione? Forse tutti, forse nessuno. Ma il mosaico che ne esce è lo stesso, qualcuno stava perdendo qualcosa, e non era soltanto tempo. C'è anche chi sostiene che Khan e Dimet fossero partner creativi del progetto. Una collaborazione stellare, unendo sensibilità diverse. L'eleganza urbana e la grazia luminosa, le linee pulite mescolate a un tocco di teatralità. Eppure, proprio qui si annida la crepa. Quella linea sottilissima dove la complicità diventa sfida, e la sfida sfocia in guerriglia gentile. Bastano 2 decisioni opposte su un dettaglio chiave per far esplodere tutto. E quando i nervi saltano, si sa, è difficile fermarsi. Se uno dei due avesse iniziato a pensare che l'altro stesse spingendo nella direzione sbagliata per mettere alla prova la sua competenza, il fiammifero sarebbe stato acceso. È qui che la parola sacrificio si colora di ambiguità, sacrificare il proprio orgoglio per cedere? O sacrificare il progetto pur di non rinunciare alla propria idea? Un'altra versione suggerisce che fossero entrambi innamorati di un'idea di perfezione irraggiungibile, più che di una cerimonia reale. Il matrimonio, in tal senso, diventerebbe una cornice per una lotta interiore. Chi sei quando l'immagine che hai costruito non regge più il confronto con la verità? Khan, abituato a vivere tra set internazionali e impegni che lo portano lontano, avrebbe messo sul piatto tempo, salute, reputazione. Dimet, con quell'energia che la contraddistingue anche quando sorride e non parla, avrebbe fatto lo stesso, arrivando al limite del fiato. E quando due forze così potenti si incontrano, può succedere di tutto, una resa, un abbraccio, o appunto un sacrificio. Qualcuno ha parlato di un'altra possibilità, Dimet come wedding designer. Un'interpretazione affascinante, perché ribalta ruoli e narrazione. E se fosse stata lei a mettere la firma sulle scelte più memorabili, costruendo un evento così audace da far impallidire la sposa stessa, lasciandola con la sensazione di essere stata offuscata nel suo giorno? Sarebbe un paradosso doloroso, eppure credibilissimo in un mondo in cui la spettacolarità rischia sempre di mangiarsi il sentimento. In alternativa, K come designer leggendario e Dimet come cliente ferma e lucidissima, pronta a puntare tutto, anche la propria pace interiore, pur di consegnare all'obiettivo delle telecamere un'opera senza rimpianti. In entrambi i casi, l'ombra del sacrificio resta sospesa come un lampadario di cristallo, pronto a tremare al primo sbalzo d'aria. Mentre le speculazioni crescevano, i commenti online si sono fatti coro. Chi ha letto nei gesti recenti di Khan il segno di una rinuncia silenziosa? Chi ha visto nello sguardo di Dimet una stanchezza nuova, di quelle che fanno compagnia solo a chi sta decidendo se ferire se stessa per proteggere qualcosa di più grande?
Le storie che scorrono, gli account che si mutano improvvisamente, le parole misurate in dichiarazioni ufficiali che non dicono tutto e proprio per questo dicono troppo. La narrazione collettiva si costruisce così, tra quello che appare e quello che non si può dire. Perché queste trame ci prendono così tanto? Perché parlano di noi, anche quando sembrano lontane anni luce. Parlano di amore e ambizione, di rabbia e di cura, di quanto siamo pronti a rinunciare per ottenere ciò che desideriamo e di quanto, invece, vorremmo che qualcuno rinunciasse per noi. Il sacrificio, a volte, non è che una parola elegante per nascondere una ferita. Altre volte è il gesto più puro, la scelta che salva tutti tranne chi la compie. E in un matrimonio, che dovrebbe essere la celebrazione di un noi, sentire la presenza di un sacrificio è come vedere un'ombra passare lentamente su un giardino illuminato. Ricapitoliamo. Il cosiddetto sacrificio del wedding designer Candymat ruota intorno a un matrimonio che doveva essere una favola e invece ha rivelato le fragilità di una coppia centrale, Kane e Dimet, e di chi lavorava per loro. Abbiamo considerato diverse chiavi di lettura: rivalità professionale, amore non corrisposto, vendetta ragionata, dedizione assoluta, crolli di nervi, estetica sopra ogni altra cosa. In ognuna, il filo rosso è lo stesso: la tensione di una scelta che costa. E ammettiamolo, è proprio questa tensione a incollarci allo schermo, a farci cercare segnali dove forse c'è solo luce che cambia. Ora tocca a voi. Avete vissuto questa storia passo dopo passo, avete seguito i dettagli, vi siete emozionati, arrabbiati, avete sorriso. Che cosa credete sia stato davvero sacrificato? Un amore mai davvero spento? Un progetto troppo grande per stare in una sola giornata? Oppure il nome e il lavoro di chi ha provato a tenere insieme tutto, diventando il capro espiatorio perfetto? Scrivetemi quello che pensate, raccontatemi la vostra versione. Qui su Turkey News Magazine nascono le discussioni più appassionate proprio grazie a voi. Se questa immersione nel retroscena vi è piaciuta, lasciate un like, condividete il video con chi ama un buon colpo di scena e iscrivetevi. Abbiamo ancora tante storie da esplorare, e credetemi, non vorrete perderle. La verità, in fondo, è che potremmo parlare per giorni del significato di Candymat e del perché un designer, un progetto o un sentimento siano finiti sull'altare del sacrificio. Ma forse basta immaginare l'attimo in cui tutto è stato deciso: un respiro trattenuto, un sì pronunciato o rimandato, una mano che resta ferma a un passo dalla porta. In quell'istante c'è tutto. C'è Khan, c'è Dimet, ci siamo noi che li guardiamo e ci riconosciamo. E c'è la consapevolezza che, qualunque cosa sia successa, non è stata vana. Perché ogni sacrificio lascia un segno, e alcuni segni brillano proprio quando qualcuno spegne le luci. A presto, qui, dove le storie non si limitano a intrattenere ma ci costringono a sentire. Restate connessi, ciò che viene dopo, spesso, è la parte migliore.